ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Lab. In questo video vedremo come imparentare gli oggetti 3D con Blender. La parentela degli oggetti 3D è una parte essenziale nella fase di rigging e animazione e vedremo tra un attimo un esempio. Allora, consideriamo questo scenario. Qui nella 3D Viewport ho inserito due cubi e per comodità ho chiamato uno cubo genitore e l'altro cubo figlio. Per imparentare gli oggetti in Blender dobbiamo selezionarne almeno due e quindi con lo shortcut CTRL P scegliere il tipo di parentela. Quindi selezioniamo il cubo figlio e poi il cubo genitore e premiamo CTRL P Set Parent to Object. In questo modo tutte le trasformazioni di movimento, scala e rotazione che effettuiamo sul genitore avverranno anche sul figlio, ma non il viceversa. Quindi se proviamo a spostare il figlio, a scalarlo o a ruotarlo, queste trasformazioni non avverranno sul genitore. Le funzioni di parentela che abbiamo utilizzato con lo shortcut CTRL P le troviamo qui in Object, Parent, oppure con il tasto destro e quindi Parent. Notiamo qui nell'outliner che una volta creata la parentela tutti gli oggetti figlio verranno inseriti nella mesh genitore. Per cancellare una parentela ci basterà selezionare tutte le mesh imparentate e quindi premere lo shortcut Alt P e poi Clear Parent. E se invece vogliamo cancellare la parentela ma mantenere le trasformazioni sul figlio che avevamo precedentemente fatto con il genitore, basterà premere Alt P e quindi Clear and Keep Transformation. Possiamo imparentare più oggetti con un genitore selezionandoli e selezionando per ultimo l'oggetto che vogliamo sia genitore. Possiamo imparentare gli oggetti anche direttamente nell'outliner. Ci basterà selezionarli tenendo premuto Shift e dopodiché trascinarli nella mesh genitore tenendo premuto Shift. I figli possono avere un solo genitore e se imparentiamo un figlio a un altro genitore, questo perderà la parentela con quello precedente. Consideriamo questo esempio. Qui nella 3D Viewport abbiamo questi due simpatici carretti, di cui uno, questo è una mesh unica e questa invece ha le ruote separate. Se decidessimo di voler animare le ruote di questo carretto non potremmo farlo perché è una mesh appunto unica, quindi quello che bisogna fare è duplicare questa mesh, poi separare le ruote e imparentarle. E con questo esempio capiamo bene l'utilità della parentela, perché una volta separate queste ruote noi possiamo anche farle girare in fase di animazione, ma se poi spostiamo il carretto le ruote non ci seguiranno. Quindi selezioniamo tutte le ruote. Selezioniamo per ultimo l'oggetto genitore, in questo caso il carretto, CTRL P, Object. In questo modo abbiamo le ruote separate che possiamo far girare in fase di animazione e poi possiamo anche spostare il carretto e le ruote ci seguiranno. Quindi oggi abbiamo visto come la parentela degli oggetti 3D è una parte essenziale nel processo di rigging e di animazione. Possiamo modellare oggetti complessi tenendo le parti separate e poi imparentarli. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!